Salve a tutti, ora è insolita, notte della luna nuova. Come sapete sono Shams e vi condivido le mie visioni per quanto riguarda la luna nuova in Gemelli, un po' tardi forse per voi, ma qui in Egitto è normale, questa è l'ora, le notti sono lunghe in Egitto e quindi ho deciso di arrivare lunga, non l'ho deciso, è successo, come sempre. Quindi seguo l'onda, lascio che sia e vi condivido le mie visioni e le guarderete quando sarete comodi, se avete voglia di vederle segno per segno. Come sapete, per questa nuova luna che è stata questa mattina in Gemelli. Gemelli, questa grande communication e per me questo è un momento di grande comunicazione, si è aperto un grande cenno da, chiamiamolo così, di comunicazione. Scusate, solo un secondo che condivido. Ecco qua. Pronta, prontissima. E vediamo un po' che cosa ci vuole dire questa luna. Pronta, prontissima. Sapete che io canalizzo segno per segno quali sono i messaggi, cercando di darvi un tips, qualcosa che vi può servire ad affrontare questo nuovo mese, un mese importante per me di comunicazione, di grande verità e di tornare veramente a noi, come vi dico sempre, a noi stessi, a chi siamo, senza paura di mostrarci e mostrandoci in tutto e per tutto quello che è. Quindi cominciamo dai nostri cari argentini e vediamo che cosa vuol dire questa luna in gemelli ai nostri argentini. Un po' per l'Ariete. Guardate, per l'Ariete proprio è come se vi dicessero lascia andare tutto e inizia veramente a camminare per quello che è veramente quello che vuoi manifestare, quello che è il tuo sogno, è quello che è stato sempre quello che volevi fare. Ma per fare questo c'è bisogno ovviamente di fare dei cambi perché non possiamo portarci dietro quello zaino così peso, tutta quella casa così pesante, ma bisogna lasciare andare, quindi lasciamo andare. E, e iniziate veramente a camminare per quello che siete. Lasciare andare vuol dire abbandono la mia vecchia casa, mi do il permesso, perché questa luna in gemelli è molto, mi date il permesso di fare una cosa, quindi datevi il permesso per poter veramente rendervi finalmente liberi ed essere veramente chi siete. Fate la vostra strada, così come siete, non avete paura di essere in un modo, siete belli così come siete. E questa luna in gemelli vi farà cambiare modo di vedere moltissime cose, soprattutto di voi stessi. Guardando voi stessi, vi renderete conto che dovete dare la possibilità di vedere le cose in una maniera completamente diversa. E vi chiede di portare veramente dentro di voi una pace, non è tanto un'armonia, un balance, è proprio basta guerra, basta. Io torno in pace con me stesso e inizio veramente a camminare per manifestare quella visione, con quella grande eleganza che mi contraddistingue, che sono io assolutamente. E vi ritroverete assolutamente nel vostro centro, vi ritroverete al centro dell'universo e avrete a disposizione tutto per poter manifestare
con questa luna in gemelli, ciò che veramente vi sta a cuore, mi viene da dire. Vediamo quali altri messaggi sono per voi arrivini. Guarda, c'è una grande riuscita, proprio dovete trovare veramente, come ho detto la parola armonia dentro di voi, ritrovare veramente quella bellezza di siete, lasciate andare i rimorsi e rimanete centrati su voi stessi. Smettete di pensare che non ce la farete, smettete di pensare ai soldi che state spendendo, ma camminate in quella che è la nuova strada, il nuovo vi viene da dire. Create qualcosa di nuovo, questa mente dei gemelli molto veloce, quindi siate veramente chi volete essere. E smettete di mettere le maschere, dimostratevi veramente per quelli che siete. E, e non abbiate rimorsi, ma fidatevi veramente di voi, perché c'è proprio tramite l'amore che portate dentro voi stessi, l'amore per voi, e voi potrete mostrare al mondo e anche cominciare a vedere persone e stare molto bene insieme con queste persone, perché è il momento giusto per incominciare ad aprire quelle porticine. Vediamo un po' quali sono i vostri aiuti. I vostri aiuti a rete sono la rigenerazione, guardate, la rigenerazione totale, c'è bisogno di rigenerarvi totalmente, quindi riportare veramente, vedete col mio amato Osiris, e una grande trasmutazione e vedere tutta la bellezza che fa parte di voi. Vediamo con le carte del sole, la vostra aiuto. E qua ci dicono Mister Plutone. Quindi vi chiedono veramente una grande trasmutazione, una rigenerazione affinché voi possiate portare veramente una trasformazione, che questa trasformazione sia assolutamente profonda, che vi diate il permesso finalmente di poter cambiare completamente. E i miei cari amici del Toro, che di conseguenza con loro Toro, vediamo cosa porta questa luna dei gemelli Toro. Guardate, questa luna dei gemelli è proprio una riconnessione lasciando guidare l'anima, quindi lasciate che la vostra anima, il vostro cuore torni a guidare. E cari amici Toro, qui il cuore vuole guidare, quindi è inutile che voi lo teniate sempre compresso, lo teniate sempre legato, slegate il cuore, lasciatelo andare e seguitelo, seguitelo, seguitelo. Ancora Toro, cuore, 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 assolutamente. Quindi seguite il cuore e ehm, è come se voi doveste fare pace con il cuore. Smettete di fare la guerra con voi, se voi state facendo la guerra con voi stessi, con il vostro cuore. Qui c'è bisogno di porre le armi adesso, ok? Ed essere veramente chi siete e andare veramente verso quello che è il vostro cammino, e trovarvi veramente il vostro centro, trovare veramente quell'armonia che fa parte di voi. E i miei cari amici Toro, qui, questa luna in gemelli chiede veramente di fare un taglio, ora come ora, e di lasciare andare tutti quegli attaccamenti che avete e lasciarvi veramente portare per una strada che è davanti a voi. Quella strada richiede di essere leggiadri, cosa che non è molto semplice per voi, lo sapete, però è lì pronta, veramente pronta per voi. Quindi camminate in quella gli altri consigli ci sono per il Toro, per questa luna in gemelli.
Guardate qui, voi vi state tenendo prigionieri e state anche frequentando alcune persone che potete anche lasciare andare, perché non fanno più parte di voi. Quindi lasciatevi andare e lasciatevi essere chi siete. Okay? Voi siete pieni di rimpianti, okay? Però guardate, avete davanti a voi una strada che è ben definita, che è ben pronta davanti a voi. E c'è anche tanta gente che anche vuole vedervi, che vuole uscire con voi, che vuole divertirsi veramente con voi. E voi siete pronti anche per degli incontri, mostrandovi semplicemente chi siete, perché siete belli così come siete. E guardate, avrete anche una riuscita a livello monetario, secondo me ci sarà un lavoro che sarà remunerativo per voi e che vi porterà veramente una riuscita, vi farà proprio sentire bene. Quindi andate, amici Toro, andate, andate, andate. Siete pronti, quindi lasciate andare col cuore che vi guiderà per la strada giusta. Vediamo che aiutini ci sono per i Tori, belli. Guardate, i 5 elementi e l'alchimia dei 5 elementi, quindi ritornare veramente in contatto con quelli che sono i 5 elementi. È giunto il tempo che voi ricominciate a ricontattare quella terra e tutto ciò che c'è di ancestrale dentro di voi per poter riconnettere sia il vostro corpo, mi viene da dire, che il vostro spirito. Ecco le carte del Sole della Luna. Guardate, c'è proprio una nuova visione. Tramite questa riconnessione voi avrete una nuova visione sia di voi stessi sia di quello che dovete fare. Quindi fidatevi di quello che arriva. Provate un pochino con questa luna in gemelli a lasciarvi andare, a lasciarvi essere. Lasciatevi guidare e vedete cosa succede. Provateci per 30 giorni, poi vedrete se vi piace oppure no. No? E sapete che abbiamo più solstizio il 21, quindi queste previsioni comprendono anche le previsioni del solstizio. E ora vediamo un po' i miei cari gemellini che cosa mi dicono i gemellini. Gemellini, gemellini. Eccoli qua. Per i gemelli, questa luna è in gemelli. Wow! Miei cari gemelli, qui vi è richiesto veramente un taglio netto su quello che è il passato. Basta con queste tematiche del passato, basta rimanere legati ad antiche cose, qui è tempo di rinnovarsi e andare verso quella nuova chiamata che è arrivata per voi, ok? E proprio cambierete proprio questo modo di pensare perché proprio c'è una nuova strada, una nuova chiamata, c'è qualcosa di nuovo che vi chiede di iniziare, quindi seguite questa chiamata che avete. E in questa chiamata vi è richiesto di fidarvi del vostro cuore, di perdonarvi per tutto ciò che è successo fino ad oggi e vi chiede di fidarvi di chi? Di voi, di fidarvi della vostra verità, di quello che sentite, di quello che è per voi. Quindi andate veramente oltre e seguitevi. E c'è bisogno anche di creare qualcosa, è tempo che voi creiate quella cosa che tanto vi sta a cuore, quindi gemelli, non trattenetevi, ma create, create, create. E lasciatevi camminare, seguite questa anima che vi sta portando veramente verso la strada, che è assolutamente la vostra. Quindi un bellissimo cambio, gemelli, se vi lasciate andare, se non vi tenete, se non vi chiudete dentro le maschere. È il tempo che voi possiate veramente fiorire via. Abbiamo aperto consigli per i gemelli. Guardi, c'è una pessima novità, ma non fatevi prendere dai rimorsi, dalla paura che qualcuno vi può bloccare o meno. Fidatevi della vita, fidatevi di voi veramente, perché c'è un cambiamento, c'è un cambio anche in amore,
serve qualcosa che cambia la modalità. Quindi tutti questi sensi colpi che avete avuto fino a oggi, che vi siete sentiti in obbligo di fare delle cose, non è più così. Cambiate completamente. Quindi andate avanti e proseguite. E proprio mentre c'è proprio questo cambio che vi chiede di togliere le maschere, di parlare di verità, di parlare di quella che è la vostra verità. Quello che vi sta a cuore, quello che volete fare, e bloccati da alcune persone, ma liberatevi da quelle corde, proprio tagliate quelle corde che vi tengono ancora prigionieri. Ok? Vediamo quali sono i vostri aiutini, 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 aiutini. Guardate, la vostra ombra. 7, il dio dell'ombra, che vi fate gli scherzetti da soli, voi fate gli scherzetti da soli. Quindi, in questo nuovo solstizio, guardate bene che cosa vi si sta mostrando. C'è qualcosa che è assolutamente dietro lo specchio, dietro quel velo che usate. Quindi è il tempo, è il momento veramente di guardare chi è il vostro avversario e riconoscerete i vostri belli occhietti. Mm? E vediamo, e anche per lui guardate un po' il terzo occhio, proprio perché proprio guardando quell'ombra io riesco a vedere una nuova visione, si apre la visione, riesco a riconoscere che cosa sto facendo, dove mi sono incarigliato e dove non riesco ad uscire. È lì il punto in cui voi troverete il vostro punto per riuscire a uscire da quell'ingappio dove vi siete incastrati. Buona nuova, i miei cancretti, cancro, cancro, cancro. Oggi abbiamo il solito cancro. E vediamo a vedere il cancro. Quali sono i messaggi? Guardate, il cancro deve rimanere molto centrato, aspettare il momento giusto perché ha tutto a sua disposizione, come se la mega libreria fosse pronta, però non siete ancora pronti voi a fare quel salto, quindi c'è ancora bisogno di un attimo di attesa perché voi possiate veramente entrare nel modo giusto e nel momento giusto. Ok? Guardate, voi vi dovete assolutamente fidare di voi ed è giunto il momento che prendiate il vostro posto, che prendete le vostre radici, che piantate giù i vostri piedi e diciate questo è il mio posto e nessuno me lo può portare, che è mio diritto, quindi sentiatevi al posto giusto veramente e sentite che avete a disposizione tutto ciò che vi serve di nuovo, perché c'è una creazione che porterete nel mondo, ma solo nell'attimo in cui taglierete con quel passato e vi renderete veramente liberi di andare e di creare come lo volete voi, nel modo che lo volete voi, colorandolo come lo volete voi, cancro. Andate, siete pronti, pronti, prontissimi. Vediamo quali messaggi ci sono per il cancro. Cancro, non preoccupatevi delle persone che possono essere gelose di voi. Voi avete in mano, nelle vostre mani, la riuscita. Ciao Mirella! Avete nelle vostre mani la riuscita. Quindi non date l'importanza, andate avanti per la vostra strada, fregatevi, come dico sempre, andate oltre, sorridete e andate oltre perché nessuno vi può bloccare. Ok? Voi avete una grande uscita per voi e persone che vi aspettano, ci sono comunicazioni insieme a delle persone e non e mostrate veramente chi siete, perché voi avete dalla vostra parte come
quel signore che può essere mostrato, può essere un bambino, ma può essere anche il vostro signore proprio con tutta la sua eleganza. Quindi mostrateci quanto siete eleganti, mm? E chi siete veramente. Per questo vi è richiesto un cambio, vi è richiesto un cambio nel vostro cuore e vi è richiesto che il vostro cuore, miei cari cancri, sia leggero, leggero e lasciatevi amare e toglietevi la mano delle paure di amare. Portatevi nel mondo e portatevi nell'abbondanza dell'amore e ricevete tutto quello che la vita vi vuole dare. In questo nuovo percorso, questo nuovo sole incanto che inizierà ad arrivare, voi avete veramente a vostra disposizione tutto ciò che vi serve. Vediamo che aiutini, aiutini, aiutini. Ah, la meravigliosa Bastet, la sensualità, l'istinto. Dalla vostra parte avete tutto il modo di sensuale che potrete attirare le cose e avrete l'istinto che potrete usare veramente per, per voi stessi. Mm? Interessante questa Bastet che arriva, eh? Oh. Guardate, con questa sensualità voi avete una grandissima espansione. C'è Giove, quindi qualcosa che si espande, che è pronto per quell'abbondanza che può cadere su di voi, ma anche l'abbondanza di ricevere quell'amore che tanto state cercando. Quindi lasciatevi vivere, lasciatevi aprire, datevi la possibilità di seguire tutto quello che vi sta arrivando. Grazie cancro. Vediamo i miei leoncini, i leoni, questa luna, i gemelli e il solstizio d'estate. Miei cari leoni, qui c'è bisogno di iniziare a camminare per vedere veramente che cosa voglio ottenere e che cosa non è più per me. Questa grande verità di questa luna vi porta veramente a fare come un sondaggio di quello che avete, no? E che cosa volete ottenere, che cosa invece volete buttare via, che non è più tempo per voi. Di nuovo, guardate, l'anima chiama, in questa luna in gemelli, l'anima chiama, ve lo ripeto, l'anima chiama tutti i segni, perché tutti abbiamo i limiti. Ok, ciao, adesso c'è tanta roba, E, e quindi vi chiede proprio di usare veramente per arrivare a quello che l'anima vi sta chiedendo, le vostre qualità, smettiamo di chiamarle talenti, regali, gift, no, sono le mie qualità, sono mie, ok? E che io posso iniziare ad usare solo nel momento in cui le riconosco e porto armonia dentro di me, solo in quel modo. Allora a quel punto posso lasciare andare il passato e posso seguire quella luce che ho davanti. E so chi sono, Leone, so chi sono, mi fido di me, mi fido completamente di me e ho il coraggio di andare avanti, di andare oltre. Mm? Vediamo quali altri messaggi ci sono per i leoni. Leone, divertitevi, imparate a divertirvi e non preoccupatevi se nella compagnia ci sono le persone che non vi piacciono. Non le considerate, voi fate quello che vi piace e divertitevi e siate gioiosi veramente. Si verrete a scoprire, miei cari leoncini, dei segreti, quindi questi segreti verranno portati alla luce. Okay, e però voi rimarrete assolutamente al vostro centro, non fatevi prendere dai sensi di colpa perché voi non c'entrate con questi segreti, sono cose che verrete solo a sapere
per voi e in un certo senso vi faranno diventare un pochino tristi, per quello che vi dico, uscite da quella tristezza e invece portate veramente un cambio in cui portate riuscita verso di voi e non date più, come dire, il fianco, mi viene da dirvi, alle persone che cercano di buttarvi giù, che cercano di mettervi in ombra. Fidatevi, fidatevi, fidatevi di chi siete, ok? C'è proprio questo cambio, una nuova strada. Vediamo un poco gli aiuti. Guardate, aiuto è la nostra amata Matt, la giustizia. La dea della giustizia cosmica, porto ordine dal cielo alla terra, qui ora. Mm? Quindi c'è bisogno di portare un po' di ordine nella vostra strada, nelle vostre radici e anche nelle vostre connessioni. Ok? State forse raccontando, guardate la verità della vita. Là, guardate un po', devo riportare ordine anche sulle mie passioni, sulla mia amata vita, la luna nera, la mia passione, ciò che ho tanta paura di manifestare, perché quella non la so gestire e la tengo legata. Liberate la vostra lì, liberate dove avete tutte le vostre passioni, avete le vostre qualità e lasciate che possa lavorare con voi, perché questo è il grande cambio che vi sta aspettando. Grazie. E ora andiamo alle verginelle, verginelle. Mi scrivono e mi dicono verginella, verginella, sanno benissimo chi sono le verginelle. Ecco qui. Verginelle, c'è un cambiamento verso la vostra parte femminile. Prendetevi cura di voi, della vostra parte più intima, la vostra parte che pensate di essere ehm, più fragile, ma non è una parte di sé fragile, molto forti. Ed è ora veramente che voi questa parte la riusciate veramente a mostrare senza avere più paura, assolutamente. Guarda, voi avete tutto a vostra disposizione, però c'è bisogno di portare un ordine che va portato veramente nei vostri piedi e questo ordine vi porterà quella grandissima leggerezza e vi farà veramente sorridere, vi farà ritrovare veramente chi siete e scoprirete veramente chi c'è al di là dello specchio, chi siete voi, proprio perché troverete le vostre qualità. È un momento in cui avrete sicuramente una rottura, qualcosa che si rompe. Ma questo qualcosa che si rompe proprio perché voi dovete utilizzare quei doni, quelle qualità che avete dentro di voi e che non avete mai avuto il coraggio di utilizzare. Per, per Ogginelle, eccoci qua. Reginelle, non abbattetevi e non pensate troppo, non mettetevi troppo a ragionare, a pensare troppo, sapete che la porta è davanti a voi, smettete di sbattere la testa dove non potete uscire dalla porta, ok? Ma siate ben centrati. Mm? Osservate. Osservate quello che c'è che non va più bene,
che va a cambiare, sono delle cose che vanno cambiate, perché non sono più per voi. Quindi datevi la possibilità di poter cambiare queste cose, di poter trovare veramente quell'armonia e smettete di rimanere in prigionia, smettete di chiudervi dentro alle vostre prigioni e non uscire. Non è questa la soluzione. Voi dovete rendervi liberi di essere chi siete. E se vi rendete liberi, troverete che ci sono tanti amici che vi vogliono incontrare, che vogliono vedere e porterete un grandissimo messaggio di grande riuscita, ma voi avete in mano la chiave da girare nella toppa ed è pronta chiaramente, ricordatevelo, ok? E avete proprio veramente una grande riuscita anche voi, andate oltre, non fatevi bloccare dalle persone che non sono d'accordo con voi, non possono essere tutti d'accordo con noi, quindi seguite voi stessi, è la cosa più importante. Devo volere aiuto, che vergini, guardate le influenze cosmiche. La nostra cara, amata, amata di nuovo, quella che pesa al cuore, per vedere se siete stati bravi, l'avete usato bene oppure non l'avete usato. E il nostro Tot che scrive i nomi in cielo, il dio della magia, e guardate un po', il dio che era, che risale piano piano dal fango, dalle tenebre, risale verso il sole. Quindi cuore, cuore, cuore. Mm? Una. Grandi protezioni, guardate, grandi protezioni. Siete protetti proprio come lo scarabeo che sale verso il sole in questa grande ascesa che state facendo, anche se mi sembra molto difficile in questo momento, anche se state facendo molta fatica in questo momento, fidatevi perché state veramente facendo un grande cambiamento e dovete rimanere ben concentrati per continuare a camminare e a non perdere, a non tornare indietro, a non cadere nelle manipolazioni, a non cadere veramente nella depressione. State su e andate, continuate a camminare. Mm? Ora vediamo, grazie Verginelle, le nostre bilancine. Bilance, bilance, bilance. Bilancia che per voi è ora di manifestare qualcosa nel mondo, c'è una chiamata per manifestare qualcosa che è pronto da mettere nel mondo. E c'è bisogno di camminare, di andare a vedere che cosa mi trattiene, che cosa sono le cose che mi stanno trattenendo, mi stanno bloccando e lasciare andare, affidarsi, lasciare che l'universo ci mandi ciò che è esattamente giusto per noi. Lasciate che l'universo vi stupisca per quelli che siete. E usate le vostre qualità, cambiate modo di guardarsi, guardate sempre nello stesso modo, andate dietro allo specchio e guardate che cosa sta succedendo. Mm? Abbiate il coraggio veramente di portare quell'armonia che tanto anelate in tutta la vostra vita, che tanto cercate tutta la vostra vita, ma poi quando arrivate lì siete sempre sbilanciati invece. Portatela e camminate quella strada con la testa alta, perché quella è la vostra strada. Sappiate che la strada che state per prendere è esattamente la vostra. Vediamo quali altri messaggi ci sono. Cine, Libra, qua. Guardate, c'è proprio un incontro che sarà molto importante per voi, quindi siate ben concentrati, ascoltatevi, non agite subito, ok? C'è proprio il tuo orgoglio che ti trattiene, ma non è più quello, ok? Qualcosa di diverso e i rimpianti lasciateli andare.
c'è proprio l'allegria che sta arrivando da voi e l'amore, 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 l'amore. Ci saranno degli incontri molto interessanti, mh, che arriveranno da voi e non fatevi abbattere da qualcosa che non va come voi volete, perché voi vi state fissando in alcune cose che le volete in un certo modo, invece le cose andranno in modo diverso perché sono assolutamente perfette per voi. Non abbattetevi, quello è solo una, come posso dire, un'ombra che passa e che va via subito, perché dopo avrete subito la riuscita, quindi non abbattetevi, mi raccomando, se qualcosa arriva come voi non volete, perché poi sarà per arrivare esattamente quello che è perfetto per voi. Bilancia. Andiamo a vedere che bilancia. Guarda, proprio questo. Ed è perfetta per lui questa carta. Sono la riconciliazione degli opposti, Dio Sobeck, Dio Coccodrillo, Dio Falco. Qui c'è una riconciliazione, proprio perché c'è bisogno di riportare l'armonia, c'è bisogno che ci perdoniamo per tutto quello che è stato, quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Quindi, via, via, via. E vediamo alcune carte. Eccoci. Guardate. Scelgo, decido di riportare l'armonia nella vita e lo scelgo, lo sento. Sento che quell'armonia è fondamentale perché sono oggi e oggi ho bisogno che quell'armonia ritorni a far parte della mia vita. Portarvi questo messaggio, bilance. Grazie bilancine. E ora i miei amati Scorpio, 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 vediamo un attimo che cosa arriva per lo Scorpione. E questa luna in Gemelli. Ah, Scorpione, qui c'è bisogno proprio di fare un grande taglio e c'è bisogno di portare in questa nuova dimensione, mi viene da dirvi, il vostro cuore totalmente, come se voi doveste fare spazio nella vostra casa solo al vostro cuore. Quindi scorpioni, è inutile che scappiate perché non è più tempo di fuggire. Una nuova strada si forma davanti a voi, dove sarete al centro del mondo, e vi si chiede di portare veramente questa volta un'armonia proprio alle basi, proprio fidandovi, no, di voi, lasciando andare tutto ciò che è successo, quello che state è stato, non fa più parte di me, non fa più parte della mia vita, sono libera adesso di scegliere, perché io porto nella mia vita e intorno a me il mio cuore, l'unica cosa che mi serve. E cammino leggera in questa strada, mi riconosco, mi guardo allo specchio e mi vedo e decido che vado veramente velocissima con tutta la mia strada. Inizia a mostrarsi e ad andare per una velocità veramente altissima. Via, via. Scorpioni, è ora di correre. Il messaggio ci sono per lo Scorpione. Smettete di fare la guerra con lo Scorpione. Lasciate quel cuore libero di amare e amatevi, amatevi, amatevi. Questa nuova strada che vi si mostra davanti, una strada che può essere percorsa, scusate, solo in amore, solo in amore. Ho capito una grandissima riuscita, proprio anche con una persona del vostro cuore. E quindi tutti quei rimpianti che voi avete, che mi si muovono dentro, lasciateli veramente andare, perché non è più tempo. E invece c'è una riuscita anche lavorativamente
con delle nuove proposte che arriveranno per voi. Quindi non pensate che le persone fanno delle proposte per bloccarvi, eccetera. Siate positivi, fidatevi di voi, andate con l'amore e lasciate andare quelli che cercano di bloccarvi. Voi sapete chi siete, sapete qual è la vostra strada, quindi camminate per quella strada. Ok? Vediamo un po'. Gli aiuti per gli Scorpio. Scorpio. La mia amata Sfinge, la Sphinx, il grande altare cosmico, tutta la libreria della Kasha, la libreria di tutte le memorie. Quindi attingete a quelle memorie, ma non per rimanere legati al passato, per rendervi liberi dal passato. Tutto quello che è stato fino adesso ormai non esiste più, è tempo del fuoco. Datevi avanti. E oh, guardate, perché c'è una nuova creazione, c'è una nuova riconnessione. Quindi questo legarsi alle cose del passato, le memorie, è perché io mi riconnetto a me stessa, a chi sono oggi, e mi permetto di fare le cose in una maniera diversa di quella che ho fatto fino a oggi. Grazie Scorpioni, i miei amati Sagittario. Sagittario, Sagittario. Ricordatevi di ascoltare anche la Luna, Luna, segno e ascendente. Ciao Monique! Ecco qui, Sagittario. Le vostre qualità, portate balance nelle vostre qualità, fidatevi di quelle qualità che avete e portatele nella vostra vita, usatele tutti i giorni. Non dimenticate che questo lo so già fare, va bene, lo so già fare, ma lo devo usare per me. E che cosa vi dice Sagittario? Aprite quel cuore, perché avete una paura fottuta di amare. Qui c'è una grandissima alla base, questa luna, c'è una grande paura di amare, amare noi stessi, amare chi siamo. E invece quella lì è la chiave fondamentale di amare chi siamo. Quindi amate. E smettete di nascondervi veramente, toglietevi quel velo e finalmente fate vedere tutto quello che avete, quello che è il vostro cuore, quelle che sono le vostre ferite, così come siete belli così come siete, non avete bisogno di altro, fidatevi veramente, c'è una chiamata che vi dice fidati della tua verità, fidati di quello che senti, fidati di quello che porti, ok? E inizia veramente a camminare dove tu sei comodo, inizia a camminare in leggerezza e vai avanti, lascia che la tua anima ti guidi verso quell'alto, quella luce che è sopra di voi. Quindi veramente Sagittario avete una grande possibilità con questa luna in Gemelli di fronte a voi. Lasciatevi veramente portare, ok? E messaggini ci sono. Allora, miei cari Sagittari, qui mi sa che c'è anche un incontro galante e con anche una bellissima riuscita. Non scappate questa volta, lasciatevi invitare, mi viene a dire, a quella tavola rotonda e vedete come state. C'è proprio una riuscita ed è solo la vostra parte nera che vi tiene indietro, ma c'è proprio la strada spianata. Quindi non buttatevi giù e sappiate, ricordatevi che siete voi che state bloccandovi quella strada, perché la riuscita ce l'avete. Quindi basta veramente rimpianti, basta, basta, basta. E proprio a casa vostra ci sarà un cambiamento.
per riportare una armonia che è andata perduta. A vedere quali sono gli aiuti per i sagittari, per questa luna in gemelli. Mia amata Tor che prepara l'elisir di lunga vita e vi sta preparando veramente un elisir da darvi da bere affinché voi possiate riconnettervi a che cosa? Al grande amore, al grande sound, alla grande musica, tutto quello che di più bello e di armonico, viene da dire armonia. La parola per sagittario è armonia. Mm? Carte sulle della luna. Guardate un po', l'altro sagittario cosa arriva? Il calice della nostra amata Attore, della medicina delle donne, di questo femminile, quindi come se dovessimo integrare di nuovo delle parti di noi che abbiamo dimenticato, e la gratitudine. Sono grata di essere chi sono. Gratitudine. Siate grati di chi siete, come siete, senza volervi cambiare. Quindi fate, onoratevi, fate veramente tutto affinché voi possiate onorare veramente chi siete. Grazie Sagittari. Ora passiamo al Capricorno. Per il Capricorno, questa luna in gemelli. Capricorno è ora di cambiare, è ora di cambiare, è ora di cambiare aria, è ora di cambiare tutto. È tempo che vi affidiate veramente a qualcosa che è sopra di voi, qualcosa che ci guida, perché siamo qua per trovare l'amore da cui veniamo, siamo qua per anelare quell'amore, non per comprare 5.000 case, per avere 5.000 cose, no, per avere veramente una crescita dentro di noi. Questa è la cosa più importante. Proprio c'è un grande cambiamento proprio per ricollegarvi alla luce veramente. E vi è chiesto proprio di riportare una grandissima armonia dentro di voi e di avere il coraggio di camminare lasciandomi veramente come andare, no? Come se voi non sapeste manco dove andate, però lasciatevi guidare, lasciatevi camminare, lasciate che le vostre gambe, che sanno benissimo dove vi portino nel luogo perfetto per voi. E avete proprio la strada che si apre velocissima, dove la guida è questo cuore vuole che voi portiate una manifestazione nella vita dal vostro cuore, ok? Chiaro? Questi messaggi ci sono per Capricorno. Capricorno, solstizio. Capricorno, voi farete un cambiamento, vi mostrerete veramente per la persona capace che siete, vi riconosceranno per la persona capace che siete, quindi andate avanti. Non fatevi abbattere da basse energie, rimanete veramente in alto, perché comunque avete l'amore dalla vostra parte, avete veramente la possibilità di camminare e anche voi non date adito, non date cibo a quelle parti di voi invece che cercano di portarvi giù, assolutamente, è molto molto importante. Quindi ci sarà veramente un incontro che sarà molto molto importante, ma ricordate questo incontro voi non dovrete lasciarvi prendere dalla vostra zona d'ombra, rimanete nella vostra zona di luce e manifestate, parlate da quella parte lì, perché in quel modo lì voi rimarrete assolutamente nella positività, anche se intorno a voi
cui ci sono moltissime cose che devono essere lasciate andare e probabilmente a un certo punto con questa nuova vi sentirete un po' sopraffatti da tutto quello che vi sta girando intorno, ma voi sapete qual è la strada, sapete che non siete soli e quindi camminate per questa. Corni. Ciao Ginger! I Capricorno sono, guardate, Tot, il dio Tot, il dio della magia, il dio dell'illuminazione, quindi c'è una grande illuminazione che arriva dentro di voi, dovete stare dalla parte della luce, non dovete lasciarvi prendere da momenti in cui vi sentite abbattuti, assolutamente, rimanete centrati dentro di voi, ok? Perché Tot è con voi. E guardate un po' che voi avete una grande protezione. Siete molto protetti, quindi avete Tot che vi aiuta, Capricorno, e avete veramente il naturale, quindi una grande protezione intorno a voi, che sta camminando con voi. Fidatevi di questa protezione, fidatevi di chi siete, fidatevi ad andare avanti. Grazie Capricorno. Acquario, ogni acquario. Vediamo un po'. Qual è il messaggio dell'acquario di questa luna? Allora, riportate armonia sulla vostra visione, riportate armonia su ciò che dovete tagliare, portate armonia su ciò che dovete manifestare. Iniziate a capire come potete arrivare alla quella visione che tanto volete portare, volete manifestare. Ora che cominciate a camminare però materialmente per raggiungere quella visione. E c'è proprio un nuovo inizio, questa luna vi parla di nuovo inizio, anche se vi serve il coraggio di rimettere a posto. Non pensate di aver tutto a posto, non ce l'avete tutto a posto. Dovete rimettere a posto affinché la vostra strada voi la possiate percorrere proprio velocissimamente, senza scarpe, non ne avete bisogno. Ok? E dovete lasciare andare ancora delle corde che vi tengono prigioniere e dovete scoprire quelle che sono veramente le vostre qualità, perché siete un po' in questo momento come se foste un pochino confuse di che cosa c'è, cosa avete e cosa non avete, mentre è tutto ben chiaro, non ci sono misunderstanding, è tutto perfettamente perfetto e chiaro. Vediamo Acquario, che cosa poi sono altri messaggi. Acquario, perdonatevi, 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 andate avanti, riconnettetevi a voi stessi. Certo, Bonchai, surprise di notte, vedi? Tu che sei un notturno, chissà dove sei. E questa volta il surprise l'ho fatta io. E, Acquario, un grande perdono e un grande amore per voi stessi. Smettete di bloccarvi perché avete la riuscita davanti a voi, quindi tutto queste ombre lasciatele veramente volare via con il vento, non ne avete più bisogno, perché avete veramente una grande riuscita dei messaggi che vi arriveranno, delle chiamate che vi arriveranno di grandissima, grandissima riuscita. E dovete però fare un cambio, non preoccupatevi tanto dei soldi, nonostante dovete stare molto attenti con i soldi, ma fidatevi di quello che state costruendo. Però quello che state costruendo deve essere alla luce del sole, deve essere portato in grandissima apertura e non dovete dare la possibilità a persone che entrano nel vostro cerchio quando sono persone che non sono sincere. Qua andiamo a vedere i vostri aiuti. Guardate un po' qua,
forza vitale, e Dio Waget, il Dio che può tutto, nulla gli è vietato al nostro serpentone. E dove avete proprio bisogno di purificazione, avete bisogno di collegarvi con il divino che è in voi. Una. Ah, il divino che è in voi e che ha bisogno di rimettersi in contatto con la vostra Lilith, ha bisogno di consigli, ha bisogno che la Lilith cammini con lui per diventare divino acquario con questa luna in gemelli. Voi avete bisogno che la vostra Lilith cammini a braccetto con voi, e la sua presunta ombra, che non è ombra, cammini con voi, vi consigli dove dovete andare, lasciatela libera di camminare, lasciatela libera di tornare da voi, lasciate liberi quei doni, quelle qualità, di potersi ricollegare con voi affinché quell'abbondanza possa manifestarsi nella vostra vita. E ora i miei amici pesci, pesciolini, pesciolini, ultimi ma sempre primi, vediamo un po' pesci che stanno nei gemelli. Pesci, qui c'è una strada che parte molto veloce e che vi chiede di abbandonare la casa della mamma e del papà. È ora di renderci liberi. E guardate un pochino, avete proprio, visto che state già camminando in qualcosa di nuovo, anche se non ve ne siete resi conto, e vi sentite proprio che intorno avete tutto, come se vi sentiste forti, perché intorno a me ho tutto ciò che mi serve, e ricordate di portare con voi il vostro cuore. Le vostre qualità hanno solo bisogno di essere guardate da un altro punto di vista. Quindi scoprite qual è il punto di vista dove dovete guardare le vostre qualità, le cose che sapete fare bene, portatele nel mondo. Siamo pesci, cosa poi sono gli altri messaggi. Successo in amore e grande perdono. C'è un grande perdono da fare in amore affinché quell'amore possa arrivare a voi. Dovete perdonarvi tanto, darvi la possibilità di essere chi siete. Mm? Guardate, avete una grandissima riuscita, siete sempre solo voi che vi create dei bastoni fuori dalle ruote, e ci sarà un incontro, con qualche, come dire, attrito, ma quell'incontro sarà veramente molto importante e porterà dei grandissimi chiarimenti. E non siate abbattuti moralmente, assolutamente, ma siate leggeri, imparate cosa vuol dire essere leggeri. È molto importante leggerezza per voi, pesci, molto molto importante per questa luna, assolutamente. E vi troverete proprio in mezzo a delle persone, vi troverete con una persona che vi piace tanto, e togliete la maschera. Toglietevi la maschera se volete che questa cosa possa andare oltre. Mm? Vediamo un po' per i pesci. E per questo solstizio, guardate un po'. Il dio dell'invisibile, ci sono cose che sono nell'invisibile, che devono essere portate nel visibile, nell'inconscio devono essere portate nel conscio, pesci. Fatevi aiutare da te per fare in modo di poter fare questo lavoro. Oh. E anche per voi c'è proprio questo. Ritrovo ciò che è invisibile e scelgo, faccio la mia scelta.
tutto ciò che è invisibile, che voi porterete visibile, sarà per poter fare una scelta nella vostra vita che sia concreta, perché tutto ciò quell'invisibile che vi mostra è assolutamente visibile, ricordate. Quindi sentitelo, siate, siate sensibili a tutto quello che vi stanno mostrando, che è veramente molto, molto importante. Grazie a tutti, spero di esservi stata utile. Vi abbraccio forte forte, vi do mille baci e buona luna nuova, buon solstizio e ci vediamo alla prossima Moon. E mi raccomando, ricordatevi questa luna cosa ci chiede? Ci chiede mi scelgo, perché io sono la cosa più importante. Dimostrate chi siete. Mostratelo a voi stessi, non avete bisogno di mostrarlo a nessun altro, ma a voi sì. Quindi buona luna nuova e un bacio, buonanotte, grazie a tutti, grazie.